Don Agostino Coppola è il prete che il 16 aprile 74, nei giardini di Cinisi, sposa Totò Riina, allora latitante, con Ninetta Bagarella. È parroco di Carini e viene combinato in Cosa Nostra a Ramacca nel 1969. Ne parla il collaboratore di giustizia Antonio Calderone. Mentre eravamo a cena, arrivò un prete. Ci fu presentato come un uomo d'onore della famiglia di Partinico. Agostino Coppola si chiamava. Quello che riscosse i soldi del sequestro Cassina. Con mio fratello abbiamo scherzato, durante il viaggio di ritorno, su questo prete che faceva parte della mafia. Gesù, Gesù, anche un parrino in Cosa Nostra. «24 maggio 1974. I carabinieri del nucleo investigativo hanno tratto in arresto il sacerdote Agostino Coppola, di 38 anni, parroco in una chiesa di Carini. Padre Coppola è stato colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per favoreggiamento nel sequestro dell'ingegner Luciano Cassina, figlio di uno dei più noti e facoltosi imprenditori palermitani. Nell'abitazione di padre Coppola, pronipote del boss italo-americano Frank Coppola, i carabinieri hanno fermato il fratello Domenico, che dovrà trascorrere 4 anni di soggiorno obbligato a Domodossola. Sul conto del religioso, i carabinieri stanno svolgendo altre indagini per accertare se abbia avuto un ruolo nella mediazione in altri sequestri, compiuti anche fuori dalla Sicilia. Padre Coppola è originario di Partinico. Il nome di un certo padre Agostino Coppola è stato fatto ieri da Frank Coppola, il quale lo ha definito come un suo lontano parente, durante l'interrogatorio al quale il boss italoamericano è stato sottoposto nel quadro del processo contro la nuova mafia. Il sacerdote si recò presso l'infermeria del carcere di Bari per visitare il fratello Domenico, a quel tempo imputato per un processo di mafia per associazione a delinquere. Al tempo in cui padre Agostino Coppola si recò a visitare il fratello, nell'infermeria dello stesso carcere si trovava ricoverato Luciano Liggio. Non posso dire, ha dichiarato ieri al tribunale Frank Coppola, se padre Agostino ebbe o meno occasione di incontrarsi con Liggio. L'ingegner Luciano Cassina venne sequestrato nel primo pomeriggio del 16 agosto 72 in via Principe di Belmonte al centro di Palermo, nei pressi degli uffici dell'azienda paterna. Malgrado la resistenza opposta, fu caricato a viva forza a bordo di una macchina, di cui non fu più trovata traccia. Venne rilasciato il 7 settembre 1973. La cifra del riscatto non è mai stata resa pubblica, anche se secondo alcune indiscrezioni si fa scendere a circa 1 miliardo. La prigionia dell'ingegner Cassina fu una delle più lunghe. Ci fu un'altalena di speranze e di angoscia. I rapitori si fecero vivi, poi vi fu un silenzio interminabile. Fu rilasciato quando si cominciava a temere il peggio. 26 maggio 74. Contro Don Agostino Coppola, il sacerdote di Partinico, arrestato nei giorni scorsi a Palermo per favoreggiamento nel sequestro dell'ingegner Luciano Cassina, è stato emesso un nuovo mandato di cattura. Il giudice istruttore Giuliano Turone, il magistrato che conduce le indagini sui recenti sequestri di persone avvenuti in Lombardia, ha incriminato il sacerdote per concorso nel rapimento del conte Rossi di Montelera. Secondo quanto si è appreso, Don Agostino Coppola sarebbe il postino ed il cassiere dell'anonima sequestri. Su tutta la vicenda gli inquirenti mantengono il più assoluto riserbo. Si sa però che già durante il sequestro dell'industriale Torielli, i familiari della vittima ricevettero dai rapitori una lettera, da Palermo, nella quale si parlava di un prete che avrebbe potuto fare da intermediario per il pagamento del riscatto. Successivamente, sempre da Palermo, fu la famiglia Montelera a ricevere una lettera dei rapitori, i quali indicavano in Don Agostino Coppola colui al quale avrebbe dovuto essere versato il riscatto e che a sua volta lo avrebbe passato all'anonima sequestri. Quali elementi nuovi siano emersi dalle indagini, quali nuovi particolari abbiano portato gli inquirenti a spiccare il mandato di cattura, non è per ora dato sapere. I carabinieri di Palermo avevano arrestato nei giorni scorsi Don Agostino Coppola dopo che nella sua abitazione era stata trovata una busta contenente circa 5 milioni di lire in banconote provenienti dal riscatto di 850 milioni di lire pagato dalla famiglia
di Emiliano Baroni, l'industriale sequestrato a Lodi il 1 marzo scorso e rilasciato a San Donato Milanese 13 giorni dopo. 7 giugno 1974, un omicidio ed un sequestro di persona, progettato ma non realizzato, si aggiungono al fitto dossier messo insieme dagli inquirenti sull'anonima sequestri e su padre Agostino Coppola, il parroco di Carini arrestato il 23 maggio. Il delitto è quello di Vito Gallina, un pregiudicato siciliano, inviato al confino a Fabriano, Ancona, e trovato con la gola squarciata il 5 febbraio scorso. Il sequestro doveva essere quello della figlia 14enne del senatore Merloni, presidente della Ariston Elettrodomestici. La clamorosa svolta nelle indagini è di ieri sera, quando il sostituto procuratore di Ancona, Frisina, ha spiccato un ordine di cattura per omicidio contro padre Agostino, già in carcere a Luciardone. L'accusa gravissima dà una nuova dimensione alla personalità del lontano parente di Frank Coppola, che fino a ieri era considerato soltanto una pedina e veniva chiamato scherzosamente il cappellano della mafia. Don Agostino Coppola, come basista del sequestro della figlia del senatore Merloni, un ricco industriale di Ancona, aveva scelto Vito Gallina, 39 anni, un pastore originario anche lui di Carini, che inviato a Fabriano in soggiorno obbligato aveva tentato di uscire dal giro della mafia lavorando onestamente. Il piano non andò in porto per il netto e inaspettato rifiuto del pastore, che però pagò cara questa ribellione alla legge della mafia. La mattina del 5 febbraio scorso fu infatti trovato nella sua cascina con la testa quasi staccata dal busto. Secondo il sostituto procuratore di Ancona, responsabile dell'omicidio, da solo o insieme ad altri, è Don Agostino Coppola, che era stato visto in quei giorni ad Ancona. 5 novembre 1974. Il parroco di Carini, Don Agostino Coppola, è stato denunciato assieme ad altre 8 persone per l'omicidio di Angelo Sgroi, il camionista che, scampato ad un primo agguato, è caduto sotto un tiro incrociato di Lupare il 10 settembre scorso, a bordo del suo camion, mentre entrava nel cantiere della ditta Mantovani, a pochi chilometri da Balestrate, dove è in costruzione un tronco dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. In ambienti ben informati del Palazzo di Giustizia, a Palermo, si dà per certo che l'omicidio sia da mettere in relazione all'acquisto da parte di Don Coppola dell'ex feudo della principessa Ganci, un feudo adibito in parte a pascolo. Per Don Coppola aumentano quindi i capi di imputazione, che gli vengono regolarmente notificati nella stanza di un ospedale palermitano, dove egli è ricoverato dal giorno in cui sono scattate le manette intorno ai suoi polsi. 8 gennaio 1976. L'atto d'accusa definitivo contro Luciano Leggio, più noto come Liggio, e la sua cosca per l'attività svolta nel campo dei sequestri di persona a scopo di estorsione è stato pronunciato ieri dal giudice istruttore Giuliano Turone, a conclusione della lunga e faticosa inchiesta sui rapimenti di Pietro Torielli, Luigi Rossi di Montelera ed Emilio Baroni. Il magistrato ha depositato in cancelleria la corposa sentenza, con la quale, accogliendo le richieste formulate a suo tempo dal pubblico ministero, ordina il rinvio a giudizio davanti ai giudici del Tribunale Penale di Milano di 31 persone, tutte praticamente legate all'ambiente mafioso. Tra gli imputati figura anche una delle vittime, l'industriale vigevanese Torielli, accusato di falsa testimonianza. Ne esce un quadro sconcertante dell'attività di copertura e non svolta dai vari membri dell'organizzazione mafiosa che ruotava attorno a Liggio, attività che spaziava dal commercio al minuto alle iniziative nel campo edilizio, al riciclaggio del denaro dei riscatti, allo spaccio di banconote false. Milano e Trezzano sul Naviglio, dove operava Francesco Guizzardi, con le sue complesse operazioni immobiliari, costituivano i punti di riferimento dell'intera organizzazione, che faceva in un certo senso capo a Palermo, dove operava l'altro grosso personaggio della cosca, quel Don Agostino Coppola in cui, come si legge dalla sentenza, il sentore di mafia si confonde con l'odore dell'incenso e che secondo gli inquirenti nel quadro dell'associazione per delinquere è un personaggio di primo piano, che non a caso risulta tenere personalmente i contatti con la centrale di Milano. È lui, fra l'altro, si legge nella sentenza, che tiene relazioni di partito con ambienti della politica e del sottogoverno. In casa sua
È stata infatti sequestrata della documentazione che testimonia di questa funzione svolta dal prete. Vi è tra l'altro del carteggio fra lui e alcuni sottosegretari e segretari particolari di questo o quel ministro, che dimostra come Coppola sia stato al centro di manovre clientelari. 15 luglio 1977. Don Agostino Coppola sarebbe intervenuto nel sequestro Cassina facendo da intermediario fra la famiglia dell'industriale e i rapitori per ragioni umanitarie. Lo lascia intuire la Corte d'Assise che alle 19.05 di ieri sera, dopo un'estenuante seduta in Camera di Consiglio, ha emesso la sentenza sulla cosiddetta mafia di Borgata. Numerose le condanne, ma per padre Coppola è arrivata l'assoluzione per insufficienza di prove. Non è mancato il colpo di scena. Il presidente della Corte, prima di leggere la sentenza, ha invitato il cancelliere a mettere a verbale che durante la seduta è giunta in Camera di Consiglio una lettera di Monsignor Corrado Mingo, l'arcivescovo di Monreale, per conto del quale Don Coppola si sarebbe dato da fare come intermediario. La notizia della lettera non poteva naturalmente non suscitare vistose perplessità fra i legali e nello stesso pubblico ministero, poiché mentre la corte è riunita in aula non dovrebbe poter entrare nemmeno il ragazzino del bar. Chi ne è uscito davvero male da questo processo, avviato proprio in base alle sue rivelazioni, è Leonardo Vitale, il Valaci siciliano, condannato a 25 anni e 4 mesi per 3 omicidi. Gli sono state riconosciute la semi-infermità mentale e alcune attenuanti, altrimenti i giudici gli avrebbero inflitto l'ergastolo. Lo zio di Leonardo, Giovan Battista Vitale, accusato dal nipote di essere il capo della cosca mafiosa, è stato condannato a 23 anni. Queste le altre condanne: Francesco Scrina a 15 anni, Antonio Rotolo a 5 anni, Salvatore Inzerillo a 3 anni e 8 mesi, Giuseppe Calò a 7 anni. Numerosi i delitti di mafia che hanno portato fra gli altri sul banco degli imputati Don Agostino Coppola, l'ex parroco di Carini, già condannato a Milano a 14 anni di reclusione come componente dell'anonima sequestri capeggiata dal boss Luciano Liggio. Coppola verrà condannato a 14 anni di reclusione. 1 ottobre 1980. Concessa la libertà provvisoria per motivi di salute ad Agostino Coppola, il parroco della Mala. L'ordine è stato dato dalla magistratura di Milano, che lo aveva condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione per i rapimenti di Luigi di Montelera ed Emilio Baroni. Coppola, che è sempre stato sospettato come una pedina determinante nei traffici della mafia, si è difeso dicendo di essere stato vittima delle circostanze per il suo buon cuore. Le condizioni di salute di Don Agostino Coppola riguardano gli strascichi dell'operazione ai polmoni, da cui non si è mai ripreso veramente. Tutto quello che ho fatto, si è sempre giustificato il parroco, è stato a fin di bene. Sono un buono. Adesso, a distanza di 3 anni dal processo, quest'uomo, che un tempo aveva figura prestante e occhi svegli, è ridotto quasi a una larva, dimagrito e in pessime condizioni. 8 febbraio 1995. Pochi hanno disertato l'ultimo saluto all'ex prete boss Agostino Coppola, 58 anni, morto dopo una lunga malattia ai polmoni. Per l'ex sacerdote, che ebbe l'onore di sposare in gran segreto il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina e Antonietta Bagarella, decine di ghirlande di amici e parenti. Quando uscì di galera, arrivò la sospensione a divinis della Chiesa.